Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi è arrivato un nuovo pacchettino. Siete curiose di chi sarà? Andiamo a vedere. Allora, il pacchettino in questione mi è pervenuto dalla N-Beads. È arrivato ovviamente tutto imballato. Io adesso provvedo subito a mostrarvi i materiali. Ho preso dei materiali che spero vi piacciono e vi interessino, con i quali poi ovviamente porterò qui sul canale, realizzerò 2 tutorial. Veniamo subito al dunque. I prodotti in questo caso sono 12 prodotti. Questa ovviamente è la packing list che loro inviano sempre. Il pacchetto è arrivato, non ho controllato, ma penso massimo una decina di giorni. Allora, per chi non conoscesse la N-Beads, vi metto qui il loro link, il loro loghetto, poi vi metto giù nell'info box tutti i link di riferimento, sia dei prodotti che ho ricevuto, sia del sito, perché vendono tantissimi materiali di ogni genere per realizzare bijou, ma non solo. Hanno anche elementi per realizzare borse, uncinetti, cucito, ricamo, resina. Veramente un mondo creativo dove non si sa dove guardare. Allora, la N-Beads ha riservato per tutte quante le iscritte al mio canale un codice sconto. Vedete, ce l'ho scritto qui, ve lo metto poi anche in sovraimpressione, che è Casano 2204 ed è un codice sconto che vi farà usufruire di 5 euro di sconto, scusate, 5 dollari di sconto per un acquisto minimo di 30 dollari. Quindi direi che 5 dollari su 30 è un buono sconto, e questo sconto, che ribadisco è Casano 2204, vale un anno, quindi fino a fine aprile del 2023. Quindi direi ottimo. Allora, ho preso materiali misti per creare ovviamente i nostri bijou, ma ho preso anche un attrezzino, un kit di attrezzini, non proprio attrezzini, di strumenti. Ecco, allora passiamo subito al dunque. È arrivato tutto in tempi brevi, imballato, preciso e puntuale. E ora passo subito a mostrarvi un po' di cosine. Ho preso un po' di pietre, un po' di minuterie e cose varie. Procedo con calma, non troppa. La prima cosa che vi mostro sono questi elementi. Questo è il codice del prodotto. Questi sono in metallo, non sono in acciaio, e sono dei ganci per fare dei ciondoli in modo molto veloce. Ve li mostro da vicino, ne escono 2 in ogni confezione. Io qui a portata di mano adesso ho questa ciambella di madreperla e vi mostro come poter realizzare in modo super veloce un ciondolo. Ecco qua, con una semplice madreperla forata potete realizzare in men che non si dica il vostro ciondolo. Vi mostro anche, ho qui un altro elemento che non ho ricevuto in questa collaborazione ma in una precedente, non so se c'entra, ecco, perché questo per esempio ha il forellino piccino e quindi non c'entra, ma se avete un elemento con un forellino, ecco, un pochino più largo, come vedete in 2 secondi io sicuramente ne ho tanti, li andrò dopo a cercare, e in questo modo si realizzano dei ciondoli super veloci, o addirittura se avete diversi dischi potete cambiare ciondolo semplicemente con un singolo elemento. Quindi questi sono veramente ultra utili. Ero curiosa di provarli e direi che sono pienamente soddisfatta. Sicuramente ho delle ciambelle in pietra più grandi, non so adesso dove siano tra i miei cassettini, ma di sicuro le ho. Passiamo poi, ecco, alle pietre. Guardate l'imballaggio, io poi l'ho aperto. Questo è il secondo prodotto e queste sono delle giada naturale, e sono degli elementi da 18 mm. Guardate che belli, sono veramente stupendi. Il colore dalla camera è sfalsato, ma vi assicuro che sono
bellissimi, belli belli belli. Sono da 18 mm e la confezione è di 3 pezzi. Prendo a caso i pacchetti, non ci ho pensato insomma più di tanto, non li ho sistemati. Altri elementi, altro pacchetto è questo, come vedete sono 20 pezzi e questi invece sono degli elementi in acrilico, ve li mostro davanti, guardate, sono degli elementi in acrilico che si possono tranquillamente utilizzare come elemento per le nostre collane, ma anche per i nostri orecchini. Io sicuramente li utilizzerò come orecchini. Sono 20 pezzi, ho già guardato, non sono accoppiati, sono fatti veramente bene e ovviamente il mio colore preferito, che è questo, mi piace moltissimo anche questo, come l'azzurro, ovviamente sono singoli e vabbè, e quindi li utilizzeremo per i ciondoli. Spero di utilizzare questi per fare il tutorial, non lo so, vedremo. State conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, vi raccomando, e cliccate la campanella per non perdere le notifiche. Allora, adesso vi mostro questi portaciondolo che io adoro, sono in ottone, li ho presi sia argento che, eccoli qui, color oro. Io questi li trovo bellissimi e li utilizzo tantissimo. Sono stata veramente felice di trovarli, perché in genere quelli in stile tibetano non mi piacciono tantissimo, invece questi hanno, diciamo, quel giusto, quella particolarità che non li rende troppo etnici, ma possono andare anche vicino a dei bijou un pochino da uno stile diverso. Quindi questi mi piacciono tantissimo, sia quelli in oro che quelli in argento. Ops, è volato uno. Vi mostro anche quelli in argento, non so se vi ho mostrato il codice prodotto, eccolo qui. Inutile che apro la bustina, questi sono in argento. Vi ricordo che non sono in acciaio, ma sono in lega. Dopodiché ho preso degli altri Danax, delle ciambelline praticamente, sempre in pietra. Spero di riuscire a farvi il tutorial. Lo spero vivamente, lo dico sempre, però alla fine non faccio mai il tutorial a bead embroidery di questi elementi. Anche questa è una giada naturale, è 2 cm per uno spessore di 6,5 e ci tengo veramente a farvi un tutorial per utilizzare al meglio, per utilizzare queste ciambelline per fare dei ciondoli. Ed a questo punto vi mostro anche questa, che è l'ultima, che è in quarzo rosa. Questo è il codice prodotto, non so se vi ho mostrato questa in giada con questo colore aranciato giallo bellissimo, e questa in quarzo rosa. Penso, non mi sono segnata la dimensione, ma penso anche questa che sia 2 cm. Guardate che bello, questo è più sottile, quindi questo secondo me al bead embroidery è veramente il top. Ok, dopodiché ho preso questi elementi, ve li mostro. Questi ovviamente ho sbagliato, sono perché li ho visti rosati e li ho presi, ma eccoli qua, questi sono in acciaio, sono 10 pezzi, sono piccini, come vedete saranno un 4-5 mm, e li avevo presi con l'intento di utilizzarli negli elementi al brick stitch, tutti quanti, ma questo ho sbagliato ovviamente la misura, ma si possono usare per degli orecchini più piccini come centrale sicuramente, o come intramezzo. Gli altri due invece sono questi, anche questi sono in acciaio, questo è un codice prodotto. E questo, vi dico anche la dimensione, è praticamente, sono 2, 4, 6, sono 10 pezzi e sono 9
per 1,5. Questo è lo spessore. Questi ovviamente si possono utilizzare anche come tra le pietre in un bracciale. Io penso che li utilizzerò come centrale oppure come elemento di bead embroidery, non lo so, mi piace diversificare gli usi delle cose, quindi questi sono in acciaio e questi sono leggermente più grandi. Questo è l'altro codice prodotto e di questi sono probabilmente, sì, sono 15 pezzi. Eccoli qua. Vedete che sono un po' più grandicelli, il foro centrale è più largo e sono meno cicciotti, quindi anche questi secondo me, mettendo al centro uno chaton o incollando, cioè facendo l'elemental brick stitch e poi mettendo al centro un zirconcino che copra e questo che fa praticamente da bordura esterna, secondo me vengono molto carini. Quindi non so poi se li utilizzerò con le perline, con il soutache. Va bene, restate sintonizzate sul canale. Anzi, io lancio sempre i miei sondaggi per perline, soutache o bead embroidery. Che tutorial vi va? A, perline, B, soutache, C, bead embroidery. In genere però non tutte rispondono, forse perché lo faccio troppo tardi all'interno del video e non guardate il video fino alla fine. Male, male, molto male. E adesso gli ultimi due prodottini. Allora, uno è questo, sono degli anelli in legno da 15 mm e la confezione è grande, sono 50 pezzi. E questa vorrei divertirmi o a dipingerli o a utilizzarli rivestiti, non con il soutache, ma fare un mix uncinetto e soutache. Non lo so, staremo a vedere, oppure li dipingerò. Con me è tutto un gran forse. E poi, altra cosa, ho preso questi. Questi è un set di uncinetti, sono 9 pezzi. E vi dico sono in alluminio, cioè la parte superiore è in alluminio e il manico in plastica ABS e sono tutti colorati, sono molto carini e sono di tutte le misure. Adesso vi mostro dal più piccino, si parte quindi dal numero 2, loro mettono sia il numero che la dimensione in millimetri, quindi il 2 e poi tutte quante quelle di seguito. Ok, li ho sistemati tutti, come vedete, se guardate i millimetri sono 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Se guardate invece i numeri sopra sono 2, 4, 5, 6, 7, poi c'è il 7,5, 8, 9 e 10. Questi sono veramente grandini, spero che le punte siano buone per farci qualche lavoretto. Ovviamente se dovessi fare il lavoro che ho in mente con l'uncinetto e gli orecchini, ovviamente servirà quello piccino. Ok, poi ovviamente ho detto 100 volte ovviamente, lo so, non riesco a liberarmi di questo termine, naturalmente. Condividerò qui sul canale anche se dovessi fare una borsa, non lo so, non ne ho la più pallida idea, vedremo la creatività dove mi porta. Nel frattempo vi ricordo ancora la NBits, vi ricordo il codice sconto che è Casano 2204, $5 su un acquisto di $30 e vi ricordo di lasciarmi un like, un commentino, partecipate al sondaggio per sapere cosa vi piacerebbe vedere e niente ragazze, come sempre auguro a tutte un buon weekend e buona creatività. Ciao!